Ciao e bentornata o bentornato sul nostro canale. Se è la prima volta che vedi un mio video, io mi presento, sono Francesca e sono un'insegnante di italiano da più di 20 anni e con le mie colleghe siamo Classe Italiana. Oggi volevo vedere insieme a te alcune forme pronominali del verbo fare. Le conosci? Dopo le vediamo insieme. Ma prima di affrontare l'argomento di oggi, volevo ricordarti di iscriverti al nostro canale se non lo hai ancora fatto e anche di diffonderlo, di condividerlo con gli amici, i tuoi amici che sono appassionati della nostra lingua. E poi di iscriverti anche alla nostra newsletter per ricevere del materiale utile ed interessante per te che studi la nostra lingua. Bene, ma adesso affrontiamo l'argomento del video di oggi. Hai mai visto il verbo fare unito al pronome atono la? Dall'unione del verbo fare con la particella la e dalla combinazione con altre parole nascono delle forme verbali o per meglio dire delle locuzioni verbali che sono delle espressioni molto usate nella lingua colloquiale e familiare. Ecco, oggi ne vedremo alcune, non tutte. Allora, vediamo. Quindi fare più la particella la diventa farla. E adesso vediamo quali altre parole si possono unire. Farla grossa, farla sporca, farla franca, farla pagare cara, farla breve. Vediamo insieme alcuni esempi per capire meglio il loro significato e per contestualizzarli. Partiamo dal primo esempio. Sara l'ha fatta grossa. Ha mentito ai suoi genitori su una cosa veramente importante. Farla grossa significa commettere un errore, fare qualcosa di grave. Secondo esempio, Marco l'ha fatta sporca, ha ingannato Paolo vendendogli la macchina rotta. Farla sporca. Qui significa fare qualcosa di disonesto, di non corretto. Terzo esempio. Il borseggiatore che ha rubato il portafoglio alla signora in metro l'ha fatta franca. Farla franca significa riuscire ad evitare le conseguenze di una cattiva azione. In questo caso il ladro è fuggito prima di essere preso. Quarto esempio. Paolo è arrabbiato, vuole farla pagare cara a Marco per la vendita della macchina. Farla pagare cara a qualcuno significa vendicarsi per un'offesa o per un torto ricevuto. Paolo ha un po' ragione, Quinto esempio. Cercherò di farla breve e di raccontarvi tutto quello che è successo ieri sera. Farla breve significa esprimersi con poche parole, raccontare qualcosa brevemente. Bene, queste sono solo alcune delle forme pronominali che possiamo trovare del verbo fare. Ce ne sono anche altri, ma adesso vediamo insieme a che cosa dobbiamo fare attenzione. Prima di tutto avete visto che la particella la è invariabile. E poi le parole che sono unite nella combinazione con il verbo fare si concordano al femminile singolare, si concordano con la particella la, perché in un certo senso indicano la situazione, la questione di cui si parla. E poi attenzione anche, quando usiamo i tempi composti, io in questi esempi ho usato il passato prossimo, il participio passato si deve concordare con il pronome la. Bene, abbiamo finito. Ora scrivimi nei commenti qualche esempio con queste forme, con queste espressioni che abbiamo studiato oggi insieme.
ma scrivimi anche se ne conosci altre, perché come ho già detto queste sono solo alcune. Bene, io ti ricordo anche che nella descrizione al video trovi un link per un'attività gratuita proprio per praticare un po' l'argomento del video di oggi. Io ti ringrazio per averlo visto fino alla fine e ti aspetto al prossimo. Ciao!